L'Inter e altre 7 squadre, tra cui il Milan, la Juventus e la Roma, non hanno rispettato il requisito del pareggio di bilancio, violando di fatto la norma sul fair play finanziario UEFA, e per questo l'UEFA, con gli 8 club coinvolti, ha concluso degli accordi che prevedono delle sanzioni, ma soprattutto dei vincoli vari nell'immediato e anche nel prossimo futuro. Torna quindi questo spettro del settlement agreement, una parola che abbiamo già conosciuto purtroppo nella storia recente dell'Inter, torna anche per l'Inter come detto. In questo episodio quindi cerchiamo di fare chiarezza sul che cosa è successo, perché l'Inter è stata sanzionata, cosa succede quindi nell'immediato e poi quali scenari ci aspettano nel prossimo futuro. Ben ritrovate amiche e amici di Passione Inter, amiche e amici interisti. In questo nuovo episodio di oggi vi chiedo di seguirmi bene perché è un argomento importante. Cerco di riordinarvi tutta la situazione in una maniera più chiara possibile. Ho raggruppato, quindi senza farvi leggere tutto, se volete vi lascio i documenti in descrizione, potete leggervi tutto, ma io qui vi sintetizzo e cerco soprattutto di rispondere a quelle che sono state le domande anche secondo me più interessanti e più utili che ci avete fatto all'interno del club di Passione Inter, cercando quindi di rispondere a tutti voi. Intanto, come anticipavo all'inizio, però partiamo proprio dalla notizia. Che cosa è successo? In questo venerdì 2 settembre, alle porte del derby di Milano contro il Milan, è arrivato un comunicato ufficiale da parte dell'UEFA per cui, dopo la conclusione del periodo di monitoraggio e di analisi dei conti, c'è stato anche un periodo di trattative tra i club e l'UEFA che si è concluso con le misure che sono state annunciate proprio poche ore fa, misure, come dicevamo, imposte dalla Camera di controllo nei confronti di queste società. Su quali basi sono state adottate queste misure? Sono arrivate delle sanzioni e delle restrizioni. Sono stati analizzati di fatto i bilanci dal 2018, quindi 2019, 2020, 21 e 2022. Come potete capire bene, sicuramente ci sono in mezzo dei bilanci che hanno subito sicuramente l'impatto molto forte della pandemia, ed infatti, come specifica la stessa UEFA, si è tenuto conto nel fare le varie analisi dei danni provocati appunto dalla pandemia in termini di mancati ricavi dallo stadio, stadi chiusi, quindi biglietteria, diritti televisivi e tutti quelli che sono stati i ricavi venuti meno in questo periodo. Inoltre un'ulteriore misura è stata applicata, ovvero i bilanci 2020 e 2021 sono stati conteggiati in un unico periodo, facendo poi anche la media del disavanzo che c'è stato in questi 2 anni. Quindi delle attenuanti per la pandemia sono state date a tutti i club, si è preso quindi ovviamente in esame quello che è successo in questi 2 anni, altrimenti la stessa UEFA specifica proprio nero su bianco nei comunicati che il settlement agreement sarebbe stato molto più severo per tutti quanti, visti quelli che sono stati poi i risultati di bilancio ottenuti dai club. Qual è l'obiettivo però di questi settlement agreement, di questi accordi tra i club e l'UEFA? L'UEFA non vuole punire, da quello che dice, i vari club che hanno sforato e che hanno quindi non rispettato il fair play finanziario. L'obiettivo è quello di riaccompagnare i club verso una situazione più sostenibile, ma soprattutto quello di riportare tutti i club all'interno dei parametri previsti dal nuovo regolamento che sostituisce il fair play finanziario, che dovremo imparare a chiamare quello di sostenibilità finanziaria UEFA, possiamo sintetizzarlo così in Italia, che entra in vigore di fatto adesso per tutte le squadre che ovviamente vorranno partecipare alle competizioni UEFA, e che vuole far sì che i conti dei club siano in ordine sostanzialmente. L'UEFA, diramando, comunicando e annunciando questa sostenibilità finanziaria, aveva detto specificatamente che non era più il loro obiettivo quello di salvaguardare la competitività delle competizioni, ma salvaguardare la sostenibilità economica. Questo poi apre ad altre discussioni che faremo in separata sede. L'UEFA, quindi, dando queste attenuanti per la pandemia, riduce le sanzioni, ma fissa poi anche dei paletti per far sì che i club siano in regola e tornino ad essere sostenibili, altrimenti ci saranno ulteriori sanzioni sempre più dure, sempre più forti. A questo punto i club sono stati messi di fronte alla possibilità di scegliere tra 2 opzioni: un accordo di 3 anni oppure un accordo di 4 anni. L'Inter ha scelto di sottoscrivere un accordo di 4 anni. Perché e che cosa cambia? Vi condivido il passaggio proprio all'interno del comunicato ufficiale UEFA. L'accordo transattivo di 4 anni si differenzia rispetto a quello di 3 anni, in quanto prevede una stagione aggiuntiva per conformarsi alla regola degli utili calcistici,
ma include restrizioni sportive incondizionate sulla registrazione di nuovi calciatori applicabili a partire dalla stagione 2022-2023. Roma e Inter hanno optato per un accordo transattivo di 4 anni, mentre tutti gli altri club hanno optato per un periodo di 3 anni. Quindi qui è specificato bene. Adesso, ripeto, in descrizione trovate tutti i documenti per leggere in maniera approfondita che cosa significa. Io vi riassumo e vi semplifico i documenti dicendovi che cosa succede innanzitutto oggi all'Inter. Intanto c'è una sanzione economica, 4 milioni di euro che verranno trattenuti, come vediamo anche da questa tabella sul sito UEFA, 4 milioni di euro che verranno trattenuti poi dai premi UEFA che l'Inter maturerà in questa stagione 2022-2023. Quindi se l'Inter dovrà incassare dall'UEFA 34 milioni di euro al termine di questa stagione per aver partecipato alle competizioni UEFA, speriamo che possano essere anche di più, ma facciamo l'esempio con 34, ecco allora che l'Inter, dovendo pagare questa sanzione immediata, incondizionata da 4 milioni di euro, riceverà direttamente dall'UEFA soltanto 30 milioni anziché 34. Questo è il 15% della sanzione complessiva che l'UEFA ha deciso di comminare all'Inter. L'85%, ovvero altri 22 milioni, rimangono invece sospesi con la condizionale, cioè scatteranno nei prossimi anni se l'Inter farà altre violazioni e non rispetterà i paletti stabiliti. Soprattutto però, dicevamo, c'è una restrizione sportiva per quanto riguarda la registrazione dei nuovi giocatori in lista Champions. Quindi, in parole povere, l'Inter potrà presentare una lista di giocatori per le competizioni UEFA 2022-2023 che abbia un costo totale complessivo della squadra tra ammortamento e ingaggio inferiore a quello che era il costo della scorsa stagione. Questo, leggendo bene i documenti, varrà sia per la stagione 2022-2023 che per la stagione 2023-2024. Poi si vedrà in base a quelli che saranno i risultati economici dell'Inter nei prossimi anni. Per questa stagione non è un grosso problema perché l'Inter, con le partenze di Vidal, Vesino, Sanchez, Perisic, eccetera, eccetera, si è privata di costi importanti. Aveva un costo altissimo nella scorsa stagione, quindi ci rientra abbastanza agevolmente. Poi, però, qui si apre un altro piccolo capitolo, nel senso che ho visto molti che stanno scrivendo in queste ore anche di una limitazione della lista per le competizioni UEFA a 23 calciatori anziché a 25. Qui devo fare una piccola specifica, mentre vi condivido anche, per chi ci segue da YouTube, il file che abbiamo realizzato noi per tenere traccia durante tutto il mercato della situazione lista UEFA e lista Serie A dell'Inter. Molti dicono quindi che ci sarebbe questa restrizione. In realtà devo dirvi che l'Inter intanto non ha ancora pubblicato la lista ufficiale, quindi non lo sappiamo ancora con certezza. Però nei comunicati UEFA non c'è scritto da nessuna parte che per questa stagione l'Inter dovrà avere 23 calciatori in lista. Tra l'altro 23 calciatori in lista che in questi 23 devono essere inclusi obbligatoriamente anche 8 calciatori formati in Italia, di cui 4 formati nel vivaio dell'Inter. Di questa cosa non c'è alcuna traccia, per cui non dovrebbero esserci particolari problemi perché l'Inter già in questo momento ha a disposizione 23 calciatori, non avrebbe comunque potuto schierarne 25 perché ha solo 2 giocatori cresciuti nel vivaio Inter, Cordaz e Di Marco. Quindi 2 giocatori in più, per arrivare a 25 l'Inter avrebbe dovuto avere obbligatoriamente 2 giocatori da vivaio Inter. Già così la lista dell'Inter è a 23, come vi dicevo, e non ci risulta quindi questa limitazione UEFA. Se però questa limitazione UEFA dovesse essere vera, ma non credo, diventerebbe veramente un problema perché l'Inter dovrebbe avere 23 calciatori sì, ma di cui 8 cresciuti localmente e 4 cresciuti nel vivaio Inter. Quindi significherebbe che per l'Inter si scenderebbe non a 23 ma addirittura a 21 e per scendere a 21 bisognerebbe poi tagliare qualcuno degli altri giocatori cresciuti o nel vivaio Italia oppure tra gli altri. Noi stavamo facendo anche delle possibili proiezioni, 2 giocatori che per esempio potevano essere a rischio, potevano essere un Bellanova, magari perché sulla destra siamo un po' più coperti, e poi forse un Gagliardini o un Acerbi, non lo so. Ma comunque, ripeto, non credo che ci sarà questa restrizione e comunque è atteso ormai proprio in queste ore l'annuncio da parte dell'Inter della lista ufficiale e ne sapremo di più
Detto questo, questo è quello quindi che succede nell'immediato all'Inter, non c'è altro. La sanzione che verrà scalata dai premi UEFA è questa limitazione nella lista dei giocatori che devono la squadra Inter che parteciperà alle competizioni UEFA dovrà costare meno in questa stagione e nella prossima rispetto alla stagione scorsa sostanzialmente. Nel prossimo futuro invece che cosa succederà? L'Inter, come detto, guadagna un anno di tempo per rientrare nei paletti della nuova sostenibilità finanziaria UEFA, quindi ha un anno in più per portare il costo della squadra al 70% dei ricavi del club. Oggi siamo ancora lontani, per cui quando vi dico che la riduzione dei costi e l'aumento dei ricavi è una necessità dettata dai conti, intendo proprio questo. Allo stesso tempo, però, non è che può fare quello che vuole e poi l'ultimo anno vende tutti, sistema i conti ed entra all'interno di questo nuovo paletto UEFA. Ci saranno ovviamente degli obiettivi intermedi da raggiungere. Ad esempio, nella stagione 2025-2026 bisognerà raggiungere il primo obiettivo della sostenibilità finanziaria, ovvero quello del deficit massimo di 60 milioni di euro nel triennio. Se consideriamo che solo l'ultimo bilancio dell'Inter si è chiuso probabilmente a meno 120 e nell'ultimo triennio, nonostante tutte le attenuanti, siamo ben oltre i meno 300 milioni, capite che per rientrare nel meno 60 sul triennio siamo ancora distanti dai parametri UEFA. Quindi. Però l'Inter guadagna un anno in più per poter fare questo percorso, da raggiungere questo meno 60, vi dicevo, quindi in 2025-2026 sul triennio precedente. Nel mezzo comunque bisognerà rispettare i parametri, soprattutto quelli legati al controllo dei costi per non incorrere in altri procedimenti separati e nuovi. È un accordo comunque che tutto sommato si può definire vantaggioso secondo me per l'Inter, all'interno comunque di una situazione che avremmo voluto evitare, però è comunque un accordo vantaggioso perché l'Inter di fatto accettando delle sanzioni sportive subito nell'immediato ha guadagnato però un anno di, chiamiamola libertà, in più per rientrare poi con una stagione in più all'interno dei paletti UEFA. Se poi non verranno rispettati i paletti nei prossimi anni e quindi non si rispetterà questi accordi che sono stati presi, ci saranno inevitabilmente altre sanzioni come un'ulteriore riduzione della lista, il divieto di aggiungere altri nuovi giocatori ovviamente, fino poi, in base alla gravità della violazione, all'esclusione anche dalle competizioni UEFA. Questa è la sintesi quindi di questi comunicati UEFA che, ripeto ancora, vi lascio in descrizione se volete leggerli. Spero di essere stato chiaro. Se lo sono stato, iscrivetevi al canale, sosteneteci tramite i vari sistemi che conoscete, il super grazie su YouTube, gli abbonamenti, oppure ancora meglio vi invito ad entrare a far parte del club di Passione Inter, perché su passioneinter.club abbiamo anticipato tutto questo già con qualche ora di anticipo appunto. Nel frattempo nei commenti se avete altre domande cerco di rispondervi e vi lascio poi anche con un altro approfondimento in descrizione assolutamente da non perdervi per chi ci ascolta in podcast, per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.